Per comprendere meglio come compilare il modulo di onboarding, scarica il PDF e scopri tutte le sezioni dettagliate. I familiari a carico possono essere la moglie, il marito, i figli di età inferiore ai 21 anni e altri familiari. La detrazione fiscale si applica se i tuoi familiari hanno un reddito personale non superiore ai 2.840,51 euro. Per i figli di età inferiore ai 24 anni, la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Se esistono queste due condizioni, il lavoratore può avere diritto ad una detrazione dall'IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico. Questo comporta a una tassazione più bassa e di conseguenza all'aumento del netto. La percentuale di familiari a carico può essere del 50% nel caso in cui entrambi i genitori percepiscano un reddito da lavoro dipendente, oppure 100% nel caso in cui una sola persona abbia un reddito a cui appoggiarsi. Le detrazioni da lavoro dipendente sono una riduzione della tassazione IRPEF per i lavoratori dipendenti e assimilati. Richiedendo le detrazioni da lavoro dipendente in busta paga, le trattenute sullo stipendio diminuiscono e la somma ricevuta aumenta. Il TFR è una parte di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, a meno che il dipendente non lo abbia destinato tutto alla previdenza complementare. Per semplificare, il TFR si ottiene dividendo la retribuzione annua per 13,5 e successivamente detraendo un contributo INPS. Si matura una parte di TFR per ogni mese lavorato, ma solo se le giornate lavorative sono superiori a 15. Il pagamento viene effettuato con l'ultimo stipendio. All'inizio di un rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a firmare un documento per la scelta di destinazione del TFR ed è il modulo TFR2. La scelta deve essere fatta entro 6 mesi dalla data di assunzione, altrimenti l'azienda ha l'obbligo di versare tutto il TFR al fondo gestito dall'INPS. Attraverso il modulo TFR2, il lavoratore dichiara all'azienda se versare tutto o parte di questo TFR a un fondo di previdenza complementare e in questo caso è necessario allegare la documentazione prevista, oppure percepire il trattamento di fine rapporto al termine del rapporto lavorativo. Sezione 1. Scelta per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in data successiva al 23 aprile 1993. Sezione 2 o sezione 3. Scelta per il lavoratore che già lavorava alla data del 23 aprile 1993, tranne per coloro a cui si è applicato accordi o contratti collettivi che prevedono il versamento del TFR a un fondo di previdenza complementare. Ci sono 3 possibili scelte per il trattamento integrativo. 1. Richiedere l'applicazione del trattamento integrativo mensilmente. Il bonus viene erogato ogni mese in busta paga sulla base dello stipendio presunto, ma se in fase di 7.30 dovesse risultare che il lavoratore non aveva diritto, dovrà restituirlo per intero. 2. Richiedere l'applicazione del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio. Il bonus viene erogato tutto a fine anno o alla cessazione del contratto, in base soltanto al reddito percepito dalla società. 3. Richiedere la non applicazione del trattamento integrativo. In questo caso il bonus può essere richiesto in fase di 7.30, dove un commercialista verificherà se e quanto spetta al lavoratore. Il vantaggio di questa opzione è che elimina il rischio di dover restituire soldi percepiti e non spettanti.